Date questa pappa al pomodoro fantastica. Per la ricetta intera venite su YouTube e ricordatevi, mettete mi piace e iscrivetevi. Vi aspetto. Cari amici, là sistemiamo un po' la falda. Oggi andiamo a fare un piatto squisito, un piatto antico, praticamente un piatto che si faceva con tutti i rimasugli di pane avanzato, quando il pane era bello secco, che aveva 3, 4, 5 giorni, che era da buttare via o si dava alle galline, oppure si faceva questa zuppa di pane, praticamente. Andiamo a fare. Pappa al pomodoro. Ci servirà del pane che sia un po' raffermo, o avete la fortuna, fra virgolette fortuna, che sia raffermo di 4-5 giorni, che è bello duro, allora a quel punto non va passato in forno, altrimenti come il mio, semplicemente di ieri, lo taglierò, lo metterò al forno non molto caldo, sui 120-130 caldi, e non deve tostarsi, deve semplicemente tirare fuori un pochino di umido. Ok, ho preso due pelati, l'ho passato, ok, e ho creato un bel sugo. Certo, lo potete anche fare col pomodoro fresco, che se il periodo va benissimo, sbucciate, lo frullate e via. Lo potete fare col passato direttamente, come vi pare a voi. Io oggi l'ho fatto in questa maniera. Ok, andiamo a prendere un aglio e lo buttiamo pari pari così nella pentola. Seguitemi. Tanto la mia assistente è arrivata. Allora, visto che è un piatto semplice, in questo caso ha bisogno di abbondante olio. Visto che c'è soltanto questo qui, io poi ho messo a fare, mi sono portato avanti un pochino di brodo vegetale. L'ho fatto cuocere un 40 minuti circa. Ora faccio andare bene bene l'aglio e metterò il pomodoro. Okay, quando l'aglio è tostato e imbrunito, via dentro con i pelati passati. Non si butta niente, io ci butto dentro un po' di brodo. Ok, qui. Perfetto. Via così. Ora, qui dentro io vado già a metterci un pochino di pepe, un pochino di sale e un po' di zucchero. Lo zucchero viene messo per levare l'acidità. Ce l'ho messo un cucchiaino per intenderci. Mentre il sale non esagerate, mettetecene un po' e poi lo andiamo ad aggiustare in fondo, perché abbiamo il brodo, abbiamo il sugo, solamente adesso per insaporirlo un po'. Facciamo andare il pomodoro per 10 minuti. Nel frattempo io ho tagliato delle fette di pane un po' grossolane, dopo le andrò a ridurre, le metto su una griglia. Ho acceso il forno, metto il pane sulla mia griglia, ve l'ho già detto, il forno sui 120-130 gradi, perché il pane non deve assolutamente tostare, deve soltanto asciugarsi dell'acqua, basta. In forno. Ora non ci scordiamo, dentro al sugo ci vado a mettere subito da ora un bel pezzo di basilico, ok? Aspettiamo che terminiamo tutto. Ok, il mio pane è pronto, vedete non è tostato, è imbiondito, non tostato. Ci vado a sfregare sopra l'aglio. È importante questo qui, poi potete mettercelo, non mettercelo, secondo me se non ce lo mettete non è più pappa al pomodoro. Voilà. Ok, il nostro pomodoro è un po' ritirato, è passato 15 minuti. Io vado a prendere il pane, lo devo affogare
Considerate che io ci ho messo adesso 6 etti di pane. Ok, poi ci mettete sopra il brodo che avevamo preparato, praticamente deve essere coperto. E da qui in poi deve cuocere basso basso basso, senza che voi lo muoviate, lasciatelo tranquillo così, un 15 minuti. Se vedete che si asciuga, riaggiungete, mettete il coperchio, fuoco basso, 15 minuti. Sono passati 15 minuti a fuoco bassissimo e ora comincio a spaccare il pane. Vedete ora com'è semplice? Lo girate bene bene. Ok, quando avete levato, spaccato bene bene tutto, lasciate riposare sempre nella stessa padella per 10 minuti. Ok, me lo so dirvi, qui ci va messo basilico, parecchio, è il suo buono, un filo d'olio e un altro po' di pepe e ovviamente aggiustate di sale. Ok, un 10 minuti lasciatelo così, tranquillo e beato, col coperchio sopra. Voilà. Ok, siamo alla presentazione. Io l'ho lasciata sul fuoco ancora un quarto d'ora. Perfetto, poi su ci va rimesso foglioline di basilico. Voilà, e poi ci va rimesso sopra crudo un filino d'olio. Guardate che spettacolo! Guardate che bellezza che è. Allargo un attimo il campo, anzi il campo lo mettiamo qui, così. Buonissima, un piatto leggero, buono, facile da fare, non costa niente, poca spesa altaresa. Per non perdervi queste delizie, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace, seguitemi. Grazie.